Ciao a tutti, ricordare chi ti fa soffrire in amore è il modo migliore per dimenticarlo. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, molte persone mi chiedono come faccio a dimenticare questa persona che mi fa soffrire in amore? Come faccio a dimenticarlo? Allora, devi fare il no contact, ovviamente. Però, prima di fare il no contact, prima di fare il no contact, devi focalizzarti su questa persona e ricordarti tutto, tutte le negatività che ti ha fatto, ma ricordarle non in modo emozionale, cioè nel senso del pathos, ma ricordarle sviluppando rabbia. È l'unico caso in cui la rabbia, che poi va trasformata e ti servirà per sviluppare nuove relazioni. Allora, cerco di spiegare un po' meglio come, come funziona il tutto. Allora, dobbiamo tenere presente che per dimenticarsi una persona, dimenticarsi emotivamente intendo, non a livello cognitivo, logico e razionale, quello non ce lo dimenticheremo mai, ma, cioè, oppure ci vorrà del tempo. Magari ci dimenticheremo il nome, ma alcune cose ce le ricorderemo, insomma, e a meno che non siamo lobotomizzati. Però dimenticare da un punto di vista emotivo vuol dire non provare più emozioni per questa persona. Allora, come quindi c'è una persona che ti fa soffrire in amore, cosa devi fare per sganciarti da questa sofferenza? Poi la riconquista è un altro film, un'altra storia, tanto uno che ti fa soffrire poi prima o poi ti farà soffrire di nuovo, quindi allora devi dimenticarlo emotivamente, cioè sganciare, dissociare questa persona dalle emozioni, cioè far sì che questa persona non ti dia più emozioni, perché una persona che non dà emozioni non viene più presa in considerazione dalla sfera emotiva, che se la dimentica, la mette nel dimenticatoio, la, le dà indifferenza fondamentalmente. Allora, come si deve procedere? Allora, il metodo è questo. Allora, devi fare il no contact. Il no contact vuol dire fare almeno 21 giorni di assenza definitiva di contatto, in qualunque genere, in qualunque natura. Però, per accelerare, per mettere il turbo al no contact, come mettere il turbo al no contact, è quello di, diciamo, in prima istanza fare delle sessioni di tutte le cattiverie, angherie, mancanze di rispetto che questa persona ti ha fatto, proprio in modo tale che dentro di te inizia a salire la rabbia, perché sale la rabbia sale inevitabilmente, perché la rabbia viene gestita dalla sfera logico-razionale, cioè è la sfera logico-razionale che dà all'emozione o la connotazione di rabbia e rancore o la connotazione di pathos, è la parte logica ovviamente, perché l'emozione in generale per la parte emotiva sarebbe emozione in genere, no? Non fare questa distinzione, la parte emotiva va bene tutto. La parte logica è quella che dà la connotazione, piacere, sofferenza, rabbia o senso di colpa. Allora tu deliberatamente dai a questa emozione che ti fa vivere, perché sennò questa persona non ti interesserebbe, la connotazione di rabbia. Quindi provi rabbia proprio verso questa persona, provi rabbia verso questa persona. Quando proprio senti venire la rabbia fuori, la senti, la percepisci forte, a quel punto lì cosa devi fare? Inizi il no contact proprio con voglio proprio, come dire, con orgoglio e rabbia faccio il no contact, ok? Metti il turbo al no contact, metti il turbo al no contact. Dopodiché,
una parte, diciamo così, di questa energia di rabbia la devolvi al no contact, ma te ne resterà ancora, perché questo ti avrà fatto arrabbiare tanto. L'altra parte di rabbia la destini al contact verso altre situazioni, verso altre persone. Anziché stare in casa a frignare, esci e fai nuove conoscenze. Anziché stare a girarti i pollici, frequenti ambienti diversi, frequenti situazioni diverse, esci con persone diverse. È evidente che se uno vuol fare nuove conoscenze le fa, perché, come dire, che ne so, ti iscrivi a corsi di single, cioè gruppi di single, a corsi di ballo, a situazioni diverse, ce ne sono tantissime, che ne so, passeggiate in montagna, escursioni al mare, non lo so, c'è di tutto, c'è. Quindi il mondo è pieno di persone, ce ne sono quasi 8 miliardi, quindi è facile incontrare, basta, però non le incontri se stai a girarti i pollici oppure se pensi ancora a quell'altra persona con pathos, quindi con amore, tra virgolette, allora puoi incontrare anche l'uomo, la donna della tua vita davanti a te che non la prenderai neanche in considerazione. Invece se hai già sviluppato un po' di rabbia verso questa persona, intanto una parte di rabbia, come dicevo, la dedicherai al no contact, quindi a dargli indifferenza totale, perché se sai che, come dire, dare indifferenza totale ti fa stare bene e tu hai rabbia, hai voglia di stare bene, per rabbia gli dai indifferenza totale e per rabbia vai a incontrare altre persone. Vedrai che piano piano succederà un fatto miracoloso, che la rabbia dentro di te sparirà perché sarà canalizzata positivamente, sarà canalizzata per fare nuove conoscenze, nuove situazioni. E il no contact andrà avanti, diciamo così, a sprombattuto, senza neanche avere una, come dire, una defiance. E probabilmente frequentando diversi ambienti, frequentando diverse persone, essendo motivato o motivata a conoscere, è inevitabile che farai nuove conoscenze, quasi per legge dell'attrazione, che poi potranno rivelarsi più o meno valide, ma comunque in questa fase è importante sgrossare, diciamo così, divertirsi, e questa è la cosa importante, procacciarsi emozioni. E praticamente passati questi 21 giorni no contact non ti ricorderai neanche più di aver fatto quanti giorni sono passati, non te ne ricorderai veramente più. Se segui questa procedura, diciamo, è una procedura infallibile per dimenticarsi chi ti fa soffrire in amore. Bene, spero di essere stato chiaro, scrivi nei commenti se hai capito bene, se sono stato chiaro, come effettuare, dammi un feedback. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!